Buongiorno, che bella giornata oggi, è iniziata con uno splendido sole, il mare impetuoso qui davanti a noi, un rumore ridondante questa notte, però il mare a noi non dà mai fastidio, siamo sempre abituati ad averlo, siamo stati benissimo, eravamo praticamente soli. Siamo in camper, la situazione vento e mare si sta notevolmente alzando. Non so se si vede, ora ve lo mostro, qual è la nostra visione dal camper. Schermo un po' offuscato dalla salsedine che si è depositata sul vetro del camper, però comunque il mare è parecchio incazzato. Wow! Oceano molto arrabbiato, con vento forte. Qui siamo leggermente riparati, quindi non è fortissimo, ma dalle previsioni è bello arrabbiato. Si vede anche dal mare quanto è bianco e quanta spuma, schiuma faccia. Noi stanotte abbiamo dormito qui, proprio fronte mare, ve l'abbiamo mostrato. Con una piccola conseguenza, abbiamo il camper pieno di sale che dovremo lavare. Purtroppo sì. Comunque stiamo visionando anche la meteorologia di questi giorni, perché tra qualche giorno abbiamo una cosa importante dove chiediamo assistenza meteo, nel senso che speriamo che il meteo ci assista. Vedrete che cosa ci aspetta. Per chi ama le piante grasse, le Canarie sono fantastiche perché le si trovano di tutti i tipi, di tutte le dimensioni, veramente belle, originali. E qua sotto dovrebbe esserci, che lo si vedeva da lontano, un arco scavato dal mare e dal vento, però da qui è un po' difficile vederlo, ci siamo proprio sopra. Eccola, l'arco in questo momento colpito ripetutamente dalle onde. Guardate che bella onda che sta arrivando adesso. I granchi blu, pieno su questi scogli, su questi blocchi di cemento. Eccoci anche a Puerto de la Cruz, parcheggiato qua di nuovo in riva al mare, il camper appena lavato, domani mattina sarà nuovamente da rilavare e noi andiamo a farci due passi in centro. Guardate un po' dove, qui c'è il faro di Puerto de la Cruz, faro nuovo, moderno, che non mi piace tanto. A te? No, neanche a me piace tanto, però se è funzionale va bene, ecco. Il murales descrive il sostentamento dell'ombre.
questo è il vecchio muelle, il vecchio porto, diciamo, dei pescadores, dei pescatori, che ha origine fin dal XVI secolo, però poi con la creazione della nuova diga successiva del porto turistico qui è stato, diciamo, traslato. Comunque questa insenatura è molto carina, vicino alla fortezza, non è ben protetto, entra una bella risacca con questo muro. Infatti lo stavo guardando, dicevamo da un punto di vista tecnico lasciare la barca qua la perdi. Nelle condizioni del mare di oggi la perdi. Pesce fresco! Se all'interno del porto c'è questa risacca, potete immaginare che mare c'è fuori. Qua c'è la fortezza, la solita fortezza coloniale, e questo bellissimo palazzo del molo che ha le solite finestre in legno e i terrazzini canari bellissimi in legno. Questa era la fortezza di guardia edificata dagli spagnoli a guardia del porto, del vecchio porto della Cruz. Entrare e uscire in questo momento dal porto la vedo molto difficoltosa. Dove siamo parcheggiati oggi, qui a Puerto de la Cruz, abbiamo le onde che ci frangono contro. Ecco qua, guardate, 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 guardate. Siamo fuori Italia da 5 mesi e fuori dalla Liguria da ancora di più. Ormai preso quasi da una crisi di astinenza, in un supermercato spagnolo, al Mercadona, ho visto una cosa e mi sono fatto tentare. Vorrò farmi del male? Pesto fresco spagnolo del Mercadona. sarà terribile. Ci provo, vi saprò dire. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Abbiamo passato la notte in lungomare con il rumore delle onde che ci faceva compagnia qua, in questa posizione. Il mare alle spalle, ma la cosa assolutamente spettacolare che ieri con le nubi non riuscivamo a vedere, qui direttamente dal posteggio dove abbiamo dormito, guardate lassù, dietro Carletto, il Teide. È uno spettacolo unico e continuate a seguirci perché domani ci sarà una sorpresa. Adesso dobbiamo fare 2 commissioni, che abbiamo qualche problemino col camper idraulico. Arrivati a
Orotava. Ora andiamo a vedere questo bel paesino. Siamo proprio sotto le falde del Teide, che è qua sopra, adesso ve lo facciamo vedere, ma prima di farvi vedere il Teide vi facciamo vedere con chi siamo in compagnia. Tadam! Ciao ragazzi! Ci sono di nuovo con noi Francesco e Isa. Questi sono dei gran canarini in trasferta qua, ma non devono dirlo perché qui a Tenerife i gran canarioni, gran canarini. Sono i canarioni, che sono i canarini più grossi, ok? Che sono qua in trasferta a Tenerife, in incognita, non lo devono sapere. Non deve saperlo Sì, nessuno. hanno avuto un permesso di soggiorno di qualche ora. Esatto. Quindi andiamo a vederci insieme la Orotava. Siamo qui arrivati ad Orotava, questo bellissimo pueblo sulle colline nord di Tenerife, e come al solito ci sono queste bellissime rappresentazioni architettoniche di questi portoni in legno, come vi abbiamo già detto altre volte. Qua tutti gli infissi, le porte sono bellissime in legno, a volte verniciato, a volte no, e in questo caso è incorniciato da uno splendido architrave in pietra lavica nera, molto molto bello. Architettura canale. Lo splendore delle donne tra i fiori. Questo è lo spettacolo che offrono le Canarie, eterna primavera. Siamo nella piazza dell'Ayuntamiento di Orotava. Questa piazza è famosa perché durante il Corpus Domini viene decorata con decorazioni floreali e danno tutti gli anni un'immagine completamente diversa e storica per la città, questa antica e bellissima città spagnoleggiante di Tenerife. Vediamo se riusciamo a mostrarvi successivamente, prese da internet, qualche immagine, così ve ne fate un pochino un'idea. Il posto è molto bello, la città di Orotava è molto bella ed è famosa soprattutto per i suoi balconi che adesso andiamo a vedere. C'è forse una cosa che interessa di più a Mauro qua rispetto alla casa de los Balcones, ossia di fronte a me la cofradia del vino de Canarias. Non l'hai vista? Con la GoPro non capisce quanto era ripida questa strada, ma slittavamo e siamo riusciti ad andare. Anche in Tenerife abbiamo trovato un altro amico di Sailing Ronic, Angel, qui è il nostro amico che ci ha offerto il posto per il caravana
per questa notte e in un prossimo futuro starà organizzando tutto un parcheggio area camper in questa zona. Guardate che spettacolo, guardate, siamo sopra la Baia dell'Orotava e il Puerto de la Cruz. È molto importante che Angel tiene delle finche su nella montagna dove si possono affittare anche per qualche giorno, quindi per chi vuole venire a Tenerife, farsi un po' di vacanza ed essere fuori dal casino in un posto delizioso, che però in 20 minuti vai al mare, quindi senza problemi, contattateci che noi vi diamo i riferimenti di Angel Al telefono. al telefono. 690 24 26 11. Miguel Ángel Trujillo Díaz. En Facebook. E il Facebook, naturalmente più 34 che è il numero spagnolo. Grazie anche, grazie mille, è buona pubblicità.